Il capo dell'ufficio di ricerca sui fenomeni aerei non identificati del Pentagono, ossia il signor Sean Kirkpatrick, ha detto che esiste la possibilità che astronavi madre extraterrestri e sonde più piccole possano visitare pianeti nel nostro sistema solare. E non così a voce, ma in una bozza di rapporto condivisa martedì. Ho verificato andando oltre ai classici titoli sensazionalistici del bollettino alieno di Jimmy il clochard della stazione ed effettivamente, cari amici, ci sono degli aspetti di questa discussione da prendere assolutamente in considerazione e di cui ho intenzione di informarvi. Sapete chi è stato il coautore di quel rapporto redatto insieme al capo dell'ufficio UFO al governo americano? È stato il professor Avi Loeb, direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard. Lo studio in cui si parla dello scenario relativo ad una nave madre aliena nel sistema solare non lo trovi sul bollettino degli impazziti, ma sul sito ufficiale del CFA di Harvard. Se hai dubbi, sempre se hai dubbi in merito alle fonti. Avi Loeb, signori, è il coautore dello studio. Avi Loeb, con cui ho già collaborato qualche settimana fa e al quale ho prontamente scritto per chiedere spiegazioni, così da poter mettere in piedi questo video con più precisione. Mi ha passato dei link e dato delle dritte riservate, ma non può comparire a parlarne perché ovviamente, collaborando direttamente con l'ufficio UFO al governo americano, essendo stato l'intero progetto Galileo da lui gestito e identificato come consulente scientifico del programma UFO del governo, ed essendo quella di cui si parla solo una bozza non classificata di uno studio, non può ancora rilasciare dichiarazioni. Però, insomma, signori, non vi farò mancare niente. Ho chiesto un commento al professore e mi ha inviato il seguente video dicendomi di pubblicare questo. Renowned Harvard astronomer Avi Loeb teaming up with the new head of the Pentagon's UFO office, dubbed the All-Domain Anomaly Resolution Office. Together they say that interstellar objects detected in space could be signs of extraterrestrial life, and that current sky mapping technology, like the James Webb Space Telescope, could miss such objects. It could have been a mother ship that released some probes in the habitable region around the sun. If we have a visitor to our backyard, we should observe it at first. Professor Loeb now leading the charge to build better arrays of sensors to capture anomalies, but saying for now everything is hypothetical, and his paper is really meant to remind UFO hunters not to forget the laws of physics. As much as the reports from military personnel are intriguing and motivate my work right now, I want my instruments to tell me what is really happening. Di che cosa parliamo? Il capo dell'ufficio UFO al Pentagono Sean Kirkpatrick e il direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard Avi Loeb, date determinate osservazioni astronomiche che hanno rilevato tutta una serie di strani oggetti interstellari, hanno considerato all'interno di uno studio ufficiale come possibile e molto plausibile l'idea di una nave madre aliena nel sistema solare che passando ha sputato sonde più piccole da mandare in esplorazione sui pianeti. Ti invito ad aprire gli occhi e ad unire i puntini in merito ad alcuni miei lavori recenti. Ecco perché è fondamentale mettersi in pari e seguire le uscite settimanali. Prova ad unire i puntini, foto trapelate, video trapelati, dichiarazioni ufficiali sul sito del Pentagono, la NASA che apre un programma UFO e notizie di qualche giorno fa, il programma satellitare all'avanguardia Sentient, in merito al quale sono trapelati documenti tramite i quali abbiamo appreso che ha rilevato un UFO. E poi boom, il capo dell'ufficio UFO al governo americano, così speculando, tranquilli speculando sicuramente, ha fatto sapere tramite un rapporto redatto con uno degli scienziati più importanti del mondo che probabilmente c'è una nave madre aliena nel nostro sistema solare che semina sonde d'esplorazione più piccole. E in molti a questo punto, vedendo scienziati così alti parlare di alieni, vedendo addirittura il governo stesso, la NASA e quant'altro, si chiederanno: mi sono perso qualcosa? Ma la scienza convenzionale non ha sempre ripudiato l'idea di una visita extraterrestre, visto che hanno sempre parlato di distanze cosmiche invalicabili? Ebbene, punto primo, porre limiti umani nei confronti di ciò che non lo è sbagliato e fuorviante. Non puoi sapere cosa fa o come lo fa una razza con milioni di anni di storia in più rispetto a noi.
E in secondo luogo, se la NASA, se l'intelligence delle superpotenze, se l'ambiente accademico New Age non esclude più la possibilità, è semplicemente perché dalle nuove osservazioni è venuto fuori che ci sono triliardi di esopianeti abitabili nati miliardi di anni prima della Terra, sui quali la vita intelligente si potrebbe essere sviluppata miliardi di anni prima della nostra, e dunque, anche se viaggiassero secondo metodi di propulsione convenzionali, non so, sparando sonde o quant'altro, dubito, molto improbabile, ma anche se viaggiassero secondo metodi di propulsione convenzionali, ci sono tantissimi pianeti abitabili e forse abitati relativamente vicini alla Terra, dai quali, se la matematica non è un'opinione, avrebbero avuto tutto il tempo del mondo dai quali provenire. C'è una probabilità matematica quasi certa, da quanto è vasta, che razze aliene abbiano cominciato a intraprendere i viaggi interstellari quando qui sul pianeta bolliva il brodo primordiale e l'aria era ancora irrespirabile. Chiaro? O magari hanno iniziato a inviare sonde, per non parlare del fatto che, per quanto ne possiamo sapere noi scimmie, attraversano lo spazio tramite passaggi di ordine superiore come teorizzato da Einstein. Ma non è questo il punto, io non sono qui a convincere nessuno, è finito il tempo delle spiegazioncine che legittimano una visita extraterrestre. E sai perché? Perché oggigiorno proprio di visita extraterrestre ne parla il governo americano, che non ha mai escluso la possibilità, ne parla l'ambiente accademico di altissimo livello, pensa che ne parlava Hawking, ne parlano le riviste scientifiche più alte del mondo, che addirittura dicono che una visita extraterrestre però con sonde robotiche troverebbe d'accordo l'intera comunità accademica, ne parla la NASA e addirittura oggi ne parla il capo dell'ufficio UFO al governo. Ora, per quanto quella della nave madre aliena nel sistema solare rimanga una mera speculazione, attenzione, per quanto ne sappiamo noi, poi se il comando spaziale degli Stati Uniti con Sentient ha rilevato veramente qualcosa di concreto che rimane altamente classificato, noi non lo sappiamo e quindi, attenzione, per quanto ne sappiamo noi rimane una mera speculazione. Ma chi le ha fatte queste speculazioni? Perché c'è da chiedersi anche questo, no? E quanto sono clickbait i titoli sensazionalistici dei giornali? Mi duole dirti che dietro a questa faccenda c'è meno sensazionalismo del previsto. E di solito evito anche di trattare titoli sensazionalistici di questo tipo quando la maggior parte dei bollettini alieni cerca di fare i click con titoli di questo tipo, ma siccome questa volta, signori, c'è di mezzo l'ufficio UFO al governo che seguo dalla sua apertura, addirittura vi parlo dell'ARO da quando la senatrice Kristen Gillibrand lo ha fondato con l'emendamento Gillibrand, anzi da prima, perché seguo l'andazzo governativo dai tempi dell'ATIP e della UAP Task Force che era il predecessore dell'ARO, e siccome c'è di mezzo anche Avi Loeb che ho personalmente ospitato sul canale, ho deciso di parlarne, anche perché gruppi e gruppetti sui social stanno ricondividendo la notizia e ho ricevuto centinaia di tag. New York Post, 15 marzo 2023. I funzionari del Pentagono suggeriscono che una nave madre aliena nel nostro sistema solare potrebbe inviare mini sonde sulla Terra. Ora, ovviamente è un titolone di quelli potenti e sensazionalistici, chiaro, ma è ovvio, no? Però, signori, provate a seguire perché vi accorgerete che c'è di più. C'è effettivamente la bozza ufficiale di uno studio fatto da Avi Loeb e dal boss del programma UFO del governo americano che, a quanto pare, oggettivamente, dobbiamo per forza di cose prendere in considerazione. E lo faremo. Certo che lo faremo. Il 7 marzo 2023, cari amici, è stata pubblicata da Sean Kirkpatrick e Avi Loeb la bozza di un rapporto di ricerca che si concentra sui vincoli fisici dei fenomeni aerei non identificati e quindi, intanto, ai massimi livelli accademici e di intelligence a livello mondiale torniamo a parlare di UFO carte alla mano, e in secondo luogo viene riferito che un oggetto interstellare artificiale, quindi voglio dire, si vogliono sempre evitare certe paroline, ma un oggetto interstellare artificiale che potrebbe essere una nave madre aliena che rilascia molte piccole sonde durante il suo passaggio all'interno dei sistemi planetari, potrebbe essere giunta nei pressi del sistema solare. Attenzione, io non ti sto dicendo che è così, non ho i dati né per affermarlo né per smentirlo, semplicemente vi sto riportando le affermazioni di due che sicuramente ne sanno più di te e più di me. Ti sto facendo ripercorrere il percorso cognitivo che ha portato queste due figure a fare tali affermazioni. Quello che hanno, non so,
Forse rilevato? Forse ce ne parlano perché veramente hanno ricevuto dati compromettenti? Non si sa. Rimaniamo ovviamente in ambito speculativo e ciò di cui si parla nello studio è un costrutto operativo non troppo diverso dal concetto delle missioni della NASA, si legge nel rapporto. Questi semi di dente di leone potrebbero essere separati dalla nave madre dalla forza gravitazionale della marea del Sole o da una capacità di manovra. L'ARO, All Domain Anomaly Resolution Office, è stato istituito nel luglio 2022 ed è responsabile del tracciamento di oggetti nel cielo, sott'acqua e nello spazio. Vi ricordate i veicoli transmedium su cui mi sono sgolato, no? Ecco, per la prima volta il capo del programma UFO al governo americano parla all'interno di uno studio pubblico di un probabile oggetto, anzi di molteplici oggetti che hanno la capacità di spostarsi da un dominio all'altro. Io, lo sapete, ho parlato con chi di dovere e cerco di farvi arrivare quante più informazioni possibili. Praticamente gli autori parlano di piccole sonde, molte delle quali addirittura sarebbero progettate per scontrarsi con i pianeti di destinazione per ottenere così dati secondo principi che ancora non comprendiamo. Parlano di denti di leone perché addirittura secondo gli autori dello studio alcune sonde potrebbero essere poco più grandi di 1 metro. Ovviamente chi si è seguito tutti i miei video su Oumuamua, sulla panspermia controllata, sulle ricerche del professor Loeb, eccetera, avrà una piena, e dico piena, consapevolezza dell'argomento. Però cosa è successo in questi giorni? Di cosa parla lo studio? Ebbene, nel 2005 il Congresso ha incaricato la NASA di trovare il 90% di tutti gli oggetti vicino alla Terra che sono più grandi di 140 metri e con l'aiuto del Pan-STARRS nel corso degli anni gli scienziati sono entrati in contatto con tutta una serie di oggetti insoliti, proprio perché l'attenzione venne spostata nei confronti di oggetti più piccoli di quelli osservati prima. Il 19 ottobre 2017 il Pan-STARRS ha rilevato un insolito oggetto interstellare che in seguito è stato chiamato Oumuamua. E come se non bastasse, sempre parlando di denti di leone, il rapporto afferma che 6 mesi prima che Oumuamua si avvicinasse alla Terra, una meteora interstellare delle dimensioni di 1 metro, IM2, si è schiantata sulla Terra e ha mostrato una velocità identica rispetto al Sole a grandi distanze e una forma identica ad Oumuamua. Ci sono stati altri incontri insoliti di cui ha parlato direttamente il professor Loeb nella nostra collaborazione e tutta una serie di resoconti incrociati, vedrai, con i dati del governo relativi all'ARO hanno fatto capire a chi di dovere che con una corretta progettazione queste minuscole sonde raggiungerebbero la Terra o altri pianeti del Sistema Solare e di altri sistemi con molta facilità, settate per l'esplorazione. E a questo punto chi di dovere potrebbe chiedersi: e perché con tutti gli occhi al cielo che abbiamo, anche nell'infrarosso, non abbiamo mai visto niente? Allora, intanto che non abbiamo mai visto niente non è vero, ma inoltre pensi veramente che gente come Avi Loeb abbiano lasciato qualcosa al caso? Soprattutto quando devono fare una pubblicazione? Secondo lo studio, l'astronave madre passa entro una frazione della separazione Terra-Sole, proprio come ha fatto Oumuamua. E a quel punto, citando lo studio, testualmente, gli astronomi non sarebbero in grado di notare gli spruzzi delle mini-sonde perché non riflettono abbastanza luce solare perché i telescopi esistenti possano notarli. E se Oumuamua passando avesse rilasciato migliaia se non decine di migliaia di sonde nel Sistema Solare? Secondo Avi Loeb e il capo del programma UFO al Pentagono Sean Kirkpatrick, questo è fortemente plausibile. E fidati se te lo dico, se sono arrivati a mettere in piedi un vero e proprio studio, specie se c'è di mezzo il governo, con tutto quello che sappiamo, significa che, dai, insomma, qualcosina di concreto fra le mani ce l'hanno, non trovi? Questo, cari signori, è lo studio in questione, una bozza, un draft ancora sotto revisione intitolato Vincoli fisici sui fenomeni aerei non identificati di Avi Loeb e Sean Kirkpatrick. Sono arrivati talmente in fondo alla questione a livello scientifico che hanno parlato di eventuali brillamenti e da cosa sono causati. Mostriamo che l'attrito di UAP con l'aria o l'acqua circostante dovrebbe generare una brillante palla di fuoco ottica, un guscio o coda di ionizzazione. Questo, signori, è letteralmente uno studio accademico-matematica alla mano in merito alla fisica degli UFO e, cari signori, si entra nello specifico.
Possiamo dire quello che vogliamo, possiamo accusare i giornali di fare tutti i titoli sensazionalistici del mondo, ma ciò che racconta questo studio, e data la fonte talmente autorevole che lo ha redatto, è incredibile. Viene scritto che le coincidenze tra alcuni parametri orbitali di Oumuamua e IM2, che sarebbe la presunta meteora di 1 metro, ci ispirano a considerare la possibilità che un oggetto interstellare artificiale possa potenzialmente essere un velivolo genitore che rilascia molte piccole sonde, cioè capito, le coincidenze tra alcuni parametri orbitali di Oumuamua e IM2 che erano troppo uguali, ok, troppo uguali, ci ispirano a considerare la possibilità di un oggetto interstellare artificiale possa potenzialmente essere un velivolo genitore che rilascia molte piccole sonde durante il suo passaggio ravvicinato con la Terra. Un costrutto operativo non troppo dissimile dalle missioni della NASA. Questi semi di dente di leone potrebbero essere separati dall'imbarcazione madre dalla forza gravitazionale della marea del Sole o da una capacità di manovra. Una piccola velocità di espulsione lontana potrebbe portare ad una grande deviazione della traiettoria della nave madre vicino al Sole. I cambiamenti si manifesterebbero sia nell'ora di arrivo che nella distanza di massimo avvicinamento con la Terra. Con una progettazione adeguata, queste minuscole sonde raggiungerebbero la Terra o altri pianeti del Sistema Solare per l'esplorazione, mentre l'astronave madre passa entro una frazione della separazione Terra-Sole, proprio come ha fatto Oumuamua, e a quel punto gli astronomi non sarebbero in grado di notare lo spruzzo delle minisonde perché non riflettono abbastanza luce solare per essere notati dai telescopi esistenti. Capito, signori, su uno studio veramente pesante. Riportano tutta una serie di calcoli in merito alla luce solare che dovrebbe riflettere un oggetto delle dimensioni di 1 metro e, attenzione, ne calcolano il flusso di luce ottica e viene fuori un numero che, a detta degli scienziati sullo studio ufficiale, attenzione alle parole, ne viene fuori un numero che sarebbe ben al di sotto della soglia del rilevamento anche del James Webb. Nemmeno il James Webb riuscirebbe a rilevare queste cose. Capito? E quindi, se i calcoli del prof sono esatti, una nave madre che sa da dove e quando passare per rilasciare decine di migliaia di minisonde risulterebbe letteralmente invisibile alla nostra tecnologia più avanzata. Tutti gli strani rilevamenti partendo da Oumuamua, passando per IM2 e arrivando a Neos, che ha motivato una ricerca nell'oceano a largo della Papua Nuova Guinea da parte del progetto Galileo, hanno motivato l'idea e la possibilità all'interno di questo studio ufficiale da parte di Avi Loeb e da parte del capo del programma UFO del governo americano che una nave madre aliena sia passata dal sistema solare seminando sonde in qua e là diretta verso altri sistemi. Attenzione che questo scritto di 6 pagine non è la fiaba di Cappuccetto Rosso, scritta da Jimmy il complottista, Attenzione, si parla di dati astronomici, orbita geosincrona, altitudini spaziali, raggi, orbite, cioè se lo traduci e te lo leggi è arabo, ok? A meno che tu non sia un astronomo, c'è molto arabo in questo scritto. Si parla della differenza di massa, di obiettivi, acronimi specifici, voglio dire... È inutile anche che mi metto a tradurlo, ecco, in questo studio si dimostra, attenzione, si dimostra in che misura sia possibile uno scenario di questo tipo con il largo sospetto che Oumuamua faccia parte di questo scenario, con il largo sospetto che tutto questo sia correlato al fenomeno UAP che è stato in notevole aumento negli ultimi anni e non per nulla l'autore dello studio, ma... guarda caso, è proprio il capo del programma UFO al Pentagono. È un caso? In questo studio si parla anche di come un pianeta come la Terra possa attirare l'attenzione interstellare di altri visitatori e esploratori tramite quella che chiamano attenzione selettiva. E lo studio è molto, molto più profondo di quello che ti danno a vedere i giornali. In questo studio si arriva anche all'ipotetico scopo di una visita, che può andare da quello relativo alla panspermia controllata e quindi inseminare pianeti disabitati con i mattoni della vita per i pianeti che ne sono privi, o nel nostro caso l'esplorazione scientifica o il volersi replicare. Attenzione! Nello studio viene scritto che l'obiettivo sarebbe di natura scientifica ed esplorativa. È irragionevole affermare che l'intenzione di qualsiasi sonda di questo tipo lanciata in un lontano passato abbia qualcosa a che fare con la specie umana.
E quindi, signori, non è che hanno detto lì c'è vita, mandiamo le sonde, perché probabilmente quando le hanno inviate hanno selezionato più candidati possibili, sui grandi numeri, ma più probabile e simile alle missioni della NASA, l'obiettivo sarebbe di natura scientifica ed esplorativa. Dove leggete NEO sta per Near Earth Object e fanno un bel approfondimento in merito ad eventuali visitatori interstellari, da meteoriti, asteroidi, comete, boe, sonde ed eventuali navicelle. Vengono citate delle pubblicazioni scientifiche fatte dal professor Loeb di Harvard e torna tutto. Fidatevi che se avete seguito passo dopo passo da Homo a Moa ad oggi la questione, vi accorgerete che fila tutto. Ci sono degli aspetti talmente profondi in ambito scientifico e astronomico relativi a questa discussione che non tutti arriveranno al punto, ma vi assicuro che queste persone non sono degli sprovveduti. C'è di mezzo il governo e infatti si parla dello US Space Command, ossia del comando spaziale degli Stati Uniti, che ha rilevato l'oggetto finito nell'oceano a largo della Papua Nuova Guinea, sul quale aleggia un alone di mistero. E si parla senza ombra di dubbio delle stranezze a cui Avi Loeb e il boss del programma UFO al Pentagono hanno cercato di dare risposta, di dare un volto. E a quanto pare, più queste persone scavano in merito agli studi del progetto Galileo e più scoprono che il volto di questi fenomeni è un volto alieno, a tutti gli effetti alieno di determinati eventi. Ma leggiamo una volta per tutte l'intelligence e l'ambiente accademico cosa ne pensano della correlazione alieni-UAP. L'interesse accademico per gli UAP deriva dalla loro potenziale origine tecnologica non umana. Equipaggiamento extraterrestre potrebbe arrivare in due forme: spazzatura spaziale, simile al modo in cui le nostre sonde interstellari, la Voyager, eccetera, appariranno tra 1 miliardo di anni, o attrezzature funzionali come dispositivi autonomi dotati di intelligenza artificiale. Sonde elettroniche che impiegano vari tipi di propulsione sarebbe una scelta probabile per viaggiare all'interno di un sistema planetario. Una combinazione di propulsione convenzionale e non convenzionale, propulsione ionica o propulsione a vela fotonica, fornirebbe buone scelte per attraversare le decine di migliaia di anni luce che coprono la scala della galassia della Via Lattea. Tali sistemi autonomi potrebbero essere progettati per sopravvivere anche se i mittenti non sono in grado di comunicare con loro nel momento in cui le sonde arriveranno sui sistemi planetari bersaglio. È probabile che qualsiasi dispositivo alieno funzionale entrato nell'atmosfera terrestre non contenga entità biologiche. Vedi che la mia ipotesi in merito alle sonde robotiche è valida, perché questi non sarebbero sopravvissuti al lungo viaggio attraverso lo spazio interstellare e alle sue dure condizioni, inclusi bombardamenti da raggi cosmici energetici, raggi X e raggi gamma. Gas interstellare e le particelle di polvere depositano un'energia cinetica per unità di massa che supera la produzione di esplosivi chimici alla velocità di decine di chilometri al secondo. Tuttavia, i dispositivi tecnologici alieni con intelligenza artificiale possono essere schermati per resistere ai rischi dello spazio, riparare se stessi meccanicamente o addirittura possono riprodursi date le risorse di un pianeta abitabile come la Terra. Con l'apprendimento automatico e le loro capacità possono adattarsi alle nuove circostanze e perseguire gli obiettivi dei loro mittenti senza il bisogno di una guida esterna. Come sostenuto da John von Neumann nel 1939, il numero di tali dispositivi potrebbe aumentare esponenzialmente nel tempo se fossero dotati di autoreplica, una qualità resa possibile dalla stampa 3D e dalle tecnologie di intelligenza artificiale. Potrebbero essere trasportati anche artefatti fisici, messaggi e quant'altro, e attualmente la NASA sta studiando queste possibilità. Capito? Basta una sonda dotata di intelligenza artificiale talmente evoluta da sapersi replicare con l'aiuto della stampa 3D, prendono i materiali dal pianeta bersaglio ed il gioco è fatto. Colonizzi un pianeta mentre magari chi ha inviato quelle stesse sonde è estinto da milioni di anni. E mi chiedo questo, no? Dato tutto, se arrivano a redigere dei veri e propri studi accademici con il benestare del governo, se vere e proprie task force governative si muovono in questo senso e non escludono l'ipotesi, perché dovresti farlo tu?
affascinante, non trovi? Questo studio è veramente qualcosa di sensazionale, dà delle possibili risposte a tutto ciò che ci siamo sempre chiesti. A fine video, come sempre, su Telegram condividerò i link alle fonti ufficiali, così che possiate vedere con i vostri occhi. E per quanto mi riguarda, ragazzi, anche per oggi ho detto tutto. Dietro al titolo sensazionalistico in merito ad una nave madre aliena nel sistema solare, a quanto pare, signori, c'è uno studio scritto dal direttore del Dipartimento di Astronomia di Harvard e dal capo del programma UFO al Pentagono. Penso che di tutti questi studi continueremo a sentir parlare in futuro e io, per quanto mi riguarda, lo sapete bene, tengo gli occhi aperti per eventuali news da riportarvi. Mi raccomando, se il video ti è piaciuto e vuoi più contenuti di questo tipo, fammelo capire con un like. E se sei nuovo e ti interessano i temi che affronto, iscriviti al canale. Io vi voglio bene, vi ringrazio per essere stati con me e noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!